Salve a tutti, benvenuti a questa seconda puntata di questo mini corso di improvvisazione. Eh, la volta scorsa abbiamo parlato del- degli arpeggi, delle loro diteggiature, delle varie possibilità di diteggiare e quindi adesso cominciamo a pensare a come applicarli nella musica, ma prima di cominciare a analizzare delle strutture e quindi ad applicare realmente, diciamo a livello pratico, il materiale che abbiamo imparato, vorrei fare un altro piccolo step preliminare per esaminare un aspetto a cui spesso non si dà abbastanza importanza, che è il tempo. Ok? Più avanti parleremo anche della pronuncia, ma in questo momento mi preme che a tutti sia chiaro il concetto di tempo. Il tempo nella musica popolare viene indicato generalmente con una frazione, il più delle volte il tempo è di 4 quarti, ovvero che vuol dire che in una battuta, cioè lo spazio fra due stanghette in un rigo musicale, il tempo è suddiviso in 4 movimenti e ognuno di questi movimenti ha il valore di un quarto. Quindi noi generalmente li indichiamo dando il tempo agli altri con cui suoniamo, contando lo starting 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nell'improvvisazione jazzistica è molto importante considerare alcuni aspetti. Il primo è quello che in un certo senso l'uno non esiste. Quindi se anche noi lo dobbiamo ovviamente considerare, sarebbe il caso di non suonarlo. Un altro modo, ma di questo parleremo dopo, un altro modo, invece un altro aspetto da considerare è quello che gli accenti forti, che nella musica rock, nella musica classica, nella musica occidentale, diciamo, vanno sul primo quarto della battuta e l'accento mezzo forte poi sul terzo quarto, quindi è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Abbiamo un ritmo basato su questi presupposti, su queste dinamiche. Invece nello swing, nel jazz, gli accenti andrebbero posti sul 2 e sul 4. Quindi praticamente che cosa succede? Che il charleston della batteria indica generalmente dove sono posizionati il secondo e il quarto quarto di una misura. Quindi il tempo non sarebbe più contato così 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, bensì 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Bisogna tenere presente anche che ognuno di questi movimenti è suddivisibile in battere e levare. Gli americani, o comunque i musicisti di estrazione anglosassone, usano delle suddivisioni all'interno della battuta che hanno un vero e proprio nome. In questo momento occupiamoci della suddivisione più semplice, cioè le crome, ovvero le note di un ottavo, scusatemi, che sono quindi suddivise in battere e levare di ogni movimento. E gli daremo un nome, le chiameremo one and, il levare lo chiameremo and, two and, three and, four and. Quindi ogni movimento avrà un end, l'end del 2, l'end del 3, l'end del 4. E in questo caso, quando conteremo 1, 2, 3, 4, sarà molto utile tenere presente la suddivisione in ottavi che è 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. Già questo ci dà una dimensione differente della percezione proprio del tempo, come noi lo stiamo immaginando. Detto ciò, se io accendo un metronomo, spero che si senta, credo di sì. Se io accendo un metronomo, questi accenti che sentite non sono l'1 e il 3, cioè non dovremo contare così. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bensì 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and
Detto ciò, possiamo provare ad applicare i nostri arpeggi, quelli che abbiamo studiato nella lezione precedente, sul tempo. Un esercizio molto semplice. Facciamo partire il nostro arpeggio Do, Mi, Sol, Si bemolle. Lo facciamo partire dall'1 e quindi 1, 2, 3, 4, 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. Sa un po' di Pretty Woman, eh? 1 and 2 and 3 and 4. Ok? E fino a qui ci siamo. Però abbiamo detto prima che l'1 in realtà, in un certo senso, non esiste. E infatti la cosa più difficile per un improvvisatore agli inizi, in erba, nello stile jazz, è quello di provare a suonare, soprattutto per un bassista, di provare a suonare evitando l'1, perché suonare l'1 è quello che noi facciamo tutta la vita, per accompagnare gli altri. Nel momento in cui svolgiamo il ruolo di solista dobbiamo un attimo capovolgere le nostre abilità e quindi fare una forza di ciò che solitamente non pratichiamo. Quindi possiamo cominciare a pensare di suonare i nostri arpeggi, le nostre frasi, quindi, perché in questo momento rappresentano tutto quello che sappiamo fare, partendo dall'end del 1. Quindi 1 and 2 and 3 and 4 e 1, Do, Mi, Sol, Si. 1, Do, Mi, Sol, Si. 1, Do, Mi, Sol, Si. Ok? E quindi verrebbe fuori una cosa del genere. 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Dopodiché possiamo provare a mettere insieme le due figure, ovvero la prima in battere e poi in levare. Verrebbe una cosa del genere: 1 and 2 and 3, 4 e Do, Mi, Sol, Si, 3 and 4 e Do, Mi, Sol, Si, Do, Mi, Sol, Si, 1, Do, Mi, Sol, Si. Ok? Suonato un po' più velocemente. 1 and 2 and 3 and 4 and... Ok? Dopodiché possiamo partire con il nostro arpeggio. Chiaramente possiamo suonarli ascendenti, discendenti, fare tutti gli esperimenti che abbiamo visto nella lezione precedente, ma possiamo continuare ad esplorare le varie suddivisioni della battuta e quindi cominciare a suonare il nostro arpeggio sul 2, sul 2. Quindi 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Do, Mi, Sol, Si. 1, Do, Mi, Sol, Si. Mettendo insieme tutte e tre le cose verrebbe fuori 1, 2, 3, 4. Do, Mi, Sol, Si. 4. 1, Do, Mi, Sol, Si. 4. 1, Do, Mi, Sol, Si. Ok? Provo a suonarvelo. 1, 2, 3, 4. Ok? Lo rifaccio. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Spero sia chiaro. Ovviamente è inutile dire che conviene praticare questi aspetti sempre anche al contrario, e dopo vi spiegherò che vuol dire. In ogni caso possiamo continuare nella nostra esplorazione dei movimenti, anzi delle suddivisioni che compongono la battuta, possiamo, dicevo, andare avanti e cominciare il nostro arpeggio sul levare del 2, sull'end del 2, quindi 1, 2, 3 and 4 and 1 and 2, Do, Mi, Sol, Si.
2, do, mi, sol, si, 1 and 2, do, mi, sol, si, 1 and 2, do, mi, sol, si, ok? Quindi sarebbe questo. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. 1 and 2. Ok? Suonati tutti di seguito sarebbe 1 and 2 and 3 and 4 3 and 4 e 1. Ok? Si può andare avanti, ovviamente. Quindi cominciare a suonare sul battere del 3, sul land del 3, sul battere del 4, sul land del 4 e a questo punto sta a voi esplorare. La cosa interessante però è che questo processo ovviamente si può fare anche al contrario. Quindi suonare il levare del 4 prima del battere. Quindi 1 and 2 and 3 and 4 pa 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 3 and 4 do mi sol si 3 and 4 do mi sol si, ok? Quindi sarebbe una cosa del genere. 1 2 1 2 3 4 3 4 3 4, ok? Chiaramente si può suonare sul 4 della battuta precedente il battere, con un accento che si dice anacrusico. Quando la nostra frase comincia prima del battere, questo accento viene detto anacrusico. Al contrario, l'accento che cade proprio in battere viene detto tetico, mentre l'accento in levare, come tutti quelli che abbiamo visto in precedenza, viene detto acefalo. Ok? Io spero che vi sia chiaro tutto quello che ho espresso in questa pillola e, e tenete presente che questo è un preliminare alla prossima lezione, così come lo è stata la prima lezione, e quindi mi raccomando, lavorate bene sulle diteggiature della prima lezione, argomento della prima lezione, e sul ritmo con gli argomenti di questa lezione, perché la prossima volta metteremo tutto insieme e avrete delle belle sorprese, secondo me, credo, spero, mi auguro, e quindi se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e impostate tutti i promemoria per ricevere le notifiche della prossima lezione e niente, ci si vede la prossima volta, grazie, arrivederci.